Bentornati nel canale, in questo video andiamo ad occuparci ancora del robot aspirapolvere e dopo averne gestito la manutenzione integrando i componenti in OpenHub andiamo a controllarlo direttamente. In questo modo posso sganciarmi quasi totalmente e definitivamente dall'app Xiaomi e controllare tutto da OpenHub, che è poi l'obiettivo principale dell'integrazione di tutti i dispositivi in OpenHub. Il binding Xiaomi ci permette di utilizzare dei canali che mappano direttamente delle funzioni oppure un canale generico che ci permette di inviare i comandi seguendo il protocollo di comunicazione che utilizza il robottino. Noi andremo a vedere proprio quest'ultima possibilità perché la ritengo essere un pochino più flessibile, in quanto avendo in mano la documentazione di quali sono tutti i comandi che il robottino può accettare, possiamo fare un pochino tutto quello che vogliamo. Molte cose effettivamente sono già mappate da canali del binding, ma in questo modo siamo un pochino più liberi. La cosa carina è che possiamo controllare il robottino anche direttamente dalla console, quindi tramite la console di OpenHub da linea di comando possiamo inviare dei comandi e accendere e spegnere il robottino oppure farlo andare in un certo posto della stanza, eccetera, eccetera. Andiamo quindi a vedere come utilizzare i comandi per interrogare e per comandare il robottino e poi andiamo a creare una regola per programmare la pulizia giornaliera in automatico, sostituendo la regola che al momento ho nell'app Xiaomi. Ripartiamo dal nostro OpenHub, questa volta lavoriamo direttamente su quello che gira sul Raspberry e non quello che gira sul mio PC, perché è una cosa che comunque devo ancora fare, quindi la facciamo insieme. E per prima cosa andiamo a cercarci il nostro oggetto robot con i suoi canali, alcuni li avevamo già linkati, principalmente per la manutenzione, per comunque il monitoraggio dei dati del robot. Avevamo mappato anche nell'Advanced l'execute command, il canale che mi permette appunto di inviare comandi e di visualizzarne le risposte. È una stringa, quindi l'item che verrà associato, anzi che ho già linkato, è una stringa, è un tipo stringa e quindi mi permette di inviare dei comandi che saranno appunto delle stringhe. Quindi questa operazione di creare l'item collegato al canale del comando l'avevamo già fatta a suo tempo, quindi a questo punto non ci rimane altro che provarlo. Come vedete si vede già un risultato di un comando, che dovrebbe essere il comando che mi restituisce il numero seriale del robottino. E adesso andiamo sul Raspberry e facciamo qualche prova tramite console ad inviare comandi e vedere che tipo di risposta ci restituisce il robot. I comandi li prendiamo dalla guida ufficiale che ho trovato su GitHub relativa al protocollo dello Xiaomi Vacuum. Qua ci sono i comandi che vanno bene un po' per tutti i tipi di robot della Xiaomi. Noi ci concentreremo sui comandi della versione 1. Nella tabella dove ci sono tutti i tipi di comando c'è una colonna che ci dice se quel comando è valido per tutti i robot, quindi non viene scritto nulla, oppure se è valido per specifiche versioni. Il mio è un robot, uno dei primi, quindi avrà un insieme ridotto di comandi. Comunque sicuramente ci saranno i comandi che mi permetteranno di poterlo comandare da OpenHub. Infatti i comandi basici, diciamo, sono lo start, lo start stop che è l'operazione di pulizia della zona in cui si trova, pausa, ricarica, eccetera, eccetera. Poi ci sono tutta una serie di comandi che servono ad ottenere delle informazioni e così via, anche per la programmazione dei timer, del do not disturb, eccetera, eccetera. Adesso ne proviamo qualcuno di questi che servono per ottenere informazioni, giusto per vedere come tramite console è possibile interfacciarsi al robot. Quindi adesso apriamo il Raspberry nel nostro solito terminale e chiamiamo la console di OpenHub. Quindi OpenHub CLI console. Mettiamo la password, quella di default è hub open
e l'utente OpenHub ma è già impostato di default, ed eccoci loggati nella console. Premendo 2 volte Tab ci fa vedere un po' quali sono tutti i comandi che la console accetta. Noi ci concentriamo sui comandi che hanno come prefisso OpenHub, che ci permettono proprio di interagire con il sistema. Nel nostro caso utilizzeremo il comando OpenHub send, che vuole sapere qual è l'item a cui deve inviare il comando e qual è il comando che deve inviare. Praticamente corrisponde alla send command che si usa nelle rule. Quindi andiamo a cercarci il nostro item di destinazione, che è questo, che io ho chiamato ultimo comando, e questo è il suo ID. Vado a scrivere OpenHub send, metto l'ID e poi devo decidere che comando inviare. Scegliamo un comando che ci restituisce delle informazioni, che vada bene per la versione 1, ad esempio consumable get. Devo copiare questo è il vero e proprio comando da inviare. Mi metto così si vede la risposta un pochino meglio. Incollo il comando, do l'invio e vedete che il mio item ha reagito con la risposta, quindi mi ha dato i tempi dei consumabili. Adesso questi sono dei timestamp, andrebbero trasformati in ore e minuti, però comunque fondamentalmente il sistema ha funzionato. Ho inviato un comando al robot e il robot mi ha risposto. Possiamo fare la stessa cosa con un altro comando. Prendiamo il getStatus ad esempio. Ecco, vedete che mi ha dato tutta una serie di informazioni relative allo stato del robot. Adesso qua si vede male, comunque è proprio solo un esempio per verificare che la comunicazione funziona. A questo punto tramite console possiamo provare anche a far partire il robot, a farlo fermare e a farlo tornare alla base. Per fare questo utilizziamo l'app Xiaomi sul telefono per verificare effettivamente lo stato del robot in seguito all'invio dei nostri comandi. Poi magari facciamo una prova andando a vedere direttamente il robot fisicamente. Adesso per comodità uso l'app sul telefono. Ok, quindi questo è lo stato del robot attuale, è in carica, è fermo alla base. Adesso proviamo a mandargli il comando di partenza. Quindi il comando per farlo partire è app start. Mi metto sulla console e invio il comando app start e vediamo cosa succede. Inviato il comando, vedete che il robot è partito. Adesso inizia a mappare la stanza. Comunque è partito a pulire. Il comando mi ha dato come result ok ed ecco che sta uscendo dalla base. Adesso prima che il cane si spaventi del tutto vado a mandare il comando di pausa, app pause. Vengo qua, incollo e vediamo cosa succede. Ecco, vedete che il robot è andato in pausa. Ha fatto il suo pezzettino di strada e adesso è fermo lì in attesa di comandi. Avessi dato lo stop, lui si sarebbe fermato e sarebbe tornato in automatico alla base. Adesso per farlo tornare alla base lo mandiamo in ricarica. Quindi gli mandiamo questo comando app charge e vediamo se torna alla base. Ecco, vedete? Returning to dock. Qui mi dà sempre ok. In teoria potremmo monitorarne lo stato. Dovrebbe esserci un canale che mi dà lo stato, sì. Vedete adesso in returning dock. Aspettiamo che torna, che si posiziona in ricarica e dovrebbe cambiare anche questo stato. Ecco, sembra che sia arrivato. Di solito ci mette un attimo prima che si riesce a sistemare sui sensori. Ed ecco che è passato in charging. Quindi il robot diciamo che ha completato il suo giro di pulizia e siamo riusciti a comandarlo direttamente da console.
A questo punto, appurato che il funzionamento è corretto, possiamo creare una regola in cui andiamo a schedulare la pulizia del robot notturna. Io di solito lo faccio partire alle 4 di notte e in questo modo posso togliere la regola dall'app Xiaomi e utilizzare direttamente una regola di OpenHub. Andiamo quindi a creare la regola, però prima creiamo l'item che mi permette di abilitare e disabilitare questa pulizia da interfaccia, un po' come abbiamo fatto con le regole di allarme. Quindi andiamo sull'item, possiamo prendere spunto da questo, quindi creiamo un item e lo chiamiamo IT abilita pulizia robot. E adesso andiamo sulla vera e propria regola. Quindi creiamo una regola, la chiamiamo pulizia robot. Quando la facciamo partire a una certa ora del giorno, anzi della notte, alle 4. La condizione è che il nostro item di abilitazione sia on. L'azione da eseguire sarà un'azione sull'item, in modo tale che possiamo inviare un comando all'item del comando del robot. Quindi inviamo un comando a questo item e il comando, andiamo a rivederlo, è app start. Salviamo la regola e adesso alle 4 di notte il robot dovrebbe partire. A questo punto posso eliminare la regola dall'app Xiaomi e magari mi posso anche far inviare una notifica nel momento in cui il robot passa in stato pulizia. Per fare questo vado a cercarmi l'item dello stato del robot, vi copio il suo nome, vengo sempre sulle regole, inizio pulizia robot. Quando si scatena questa regola, quando lo stato del mio robot cambia, adesso devo andare a vedere quali sono gli stati che può assumere. Nella documentazione sempre del protocollo dovrebbero esserci, eccoli qua. Quindi quando cambia e va in cleaning, quindi dovrebbe essere la 5. Cosa facciamo? Ci facciamo mandare una notifica, inizio pulizia robot. Salviamo e poi possiamo anche farci inviare una notifica quando il robot finisce, torna quindi torna in ricarica. Quindi facciamo la stessa cosa, mi copio magari il codice di questa regola, ne creo una nuova che chiamo fine pulizia robot, poi vengo qua, lo stato in cui deve cambiare è charging 8, quindi quando cambia in 8 io mi faccio mandare una notifica fine pulizia robot. Salviamo, vedete che l'ho scritta col codice e me la sono trovata nell'interfaccia. È un modo comodo per fare una specie di copia e incolla delle regole. Un'altra cosa che possiamo fare sulla regola che abbiamo creato prima è metterla nel calendario di OpenHub. Per far questo basta mettere come classe, come tag, schedule. Salviamo. In questo modo, se vado su schedule, dovrei trovarmi tra tutte le regole comunque anche pulizia robot nel calendario.
oltre tutte le altre regole, ovviamente solo le regole che hanno un'attivazione dal punto di vista temporale, quindi un certo giorno, una certa ora. A questo punto non ci rimane altro che provare la regola per vedere che funzioni e vediamo se le notifiche ci arrivano. Per far questo magari programmo la regola che parta anche solo una volta alle 11:30, così ho 10 minuti per prepararmi e andare a vedere il robottino. Quindi prendiamo pulizia robot, aggiungiamo un altro trigger, time event, e li mettiamo alle 23:30. Adesso sono le 23:20. Poi devo ricordarmi di toglierlo, se no parte 2 volte la pulizia. Salviamo, andiamo a vedere sul calendario se l'ha aggiunto. Eccolo qua. Questo è il prossimo evento che si scatenerà su OpenHub. Ecco che siamo davanti al robot, 23:35 partito. Ho dovuto spostare di 5 minuti perché mi ero dimenticato che dovevo abilitare l'item, altrimenti la regola non si scatenava. Ecco che è arrivata anche la notifica di partenza. Adesso lo fermo e poi lo faccio tornare a casa. Elimino la notifica di prima, così vedo se arriva quella di pulizia. Ecco che il robot è tornato a casa e la notifica è arrivata.